Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto la recensione del Mare senza stelle di Erin Morgenstern, uscito per la Fazzi in Italia quest'estate, quindi è un'uscita fresca. Allora, vi dico subito che sarà una recensione fuori dal comune, perché il libro è essenzialmente fuori dal comune. È un libro sicuramente molto diverso da tutto quello che avete letto finora, sicuramente da tutto quello che io ho letto finora, quindi sarà una recensione innanzitutto molto difficile da fare e comunque una recensione diversa dalle altre in cui forse capirete poco perché il libro è veramente complicato. E io ovviamente non faccio spoiler nelle mie recensioni, quindi praticamente del libro vi dirò poco e niente. Fantastico, no? Insomma, proprio per cominciare bene. Innanzitutto andiamola a vedere. Ho detto che è uscita per la Fazzi, per la linea Lania. Questa è la cover con gli elementi di api, chiavi e spade in lucida. Sono elementi che poi troveremo all'interno del libro, la spina, e questo è il retro. Il libro ha le alette e all'interno si presenta così, ha poi gli inizi capitoli fatti in questa maniera, ha poco più di 600 pagine, è uscito al costo di 18,50 €. L'edizione non è male, io sapete che preferisco i libri rigidi, quindi non lo trovo meraviglioso, però la cover è decisamente molto bella, sicuramente in linea con il libro. Di cosa parla questo libro? È stato definito un libro onirico e metaletterario, che è sicuramente una definizione secondo me molto azzeccata, perché è un libro sensoriale essenzialmente, non ha una trama lineare, ma si intrecciano tutta una serie di trame e quello che conta, il messaggio che la scrittrice vuole dare non è tanto la storia in sé, ma le sensazioni appunto che il libro ci trasmette. Intanto, se sentite i lavori qui non sono mai terminati, evviva! Dio, speriamo che finiscano presto, ma ad ogni modo spero che non li sentiate. Ad ogni modo, di cosa parla questo libro? All'inizio incontriamo una serie di storie che sembrano tutte scollegate tra loro. Per esempio, all'inizio c'è un pirata imprigionato in una prigione, che ci viene detto che il pirata non è un personaggio ma una metafora, e così una serie di storie che sembrano appunto scollegate completamente tra loro. Dopo qualche capitolo comincia la storia vera e propria, che racconta di questo Zachary Ezra Rollins, che è uno studente che incappa che trova in biblioteca un libro misterioso. Leggendo questo libro scopre che il libro parla di lui, o meglio di un evento che gli è capitato quando era molto giovane, cioè di aver visto una porta disegnata su un muro, di aver avuto la tentazione di aprirla ma di non averla aperta. Il libro praticamente gli racconta questa storia che lui appunto ricorda e gli dice che se avesse aperto questa porta avrebbe conosciuto dei nuovi mondi. E dalla lettura di questo libro noi capiamo che le storie, i racconti che sono all'inizio del libro sono presenti nel libro stesso che sta leggendo Zachary. Zachary, attratto da questo libro, si troverà coinvolto in un'avventura, attraverserà delle porte e entrerà in contatto in particolare con un mondo sotterraneo, che è appunto il mondo del Mare senza stelle. E in questo mondo tutte le storie che il libro ci presenta si intrecciano. In realtà non posso dirvi molto di più perché sarebbe tutto spoiler. Quello che vi posso dire è che la narrazione di questo libro, avrete capito, non è lineare, ma passa di palo in frasca praticamente, e da elemento in elemento, e soprattutto non è lineare a livello temporale, per cui alcune storie vengono raccontate già nel mezzo della storia, alcune ce ne vengono raccontate praticamente dalla fine, e il lettore all'inizio fa molta fatica a cercare di inserire ogni cosa al proprio posto, proprio perché è una lettura non lineare.
L'intento della scrittrice non è quello di farti seguire la storia in maniera lineare, ma di avvolgere i sensi del lettore. Infatti molti sono gli elementi che sono ricorrenti, sono per esempio quelli del gusto, perché spesso e volentieri ci vengono cioè la storia ci viene raccontata proprio tramite il gusto, i sapori, tramite gli odori, le sensazioni, il caldo, il freddo, insomma è un libro veramente sensoriale più che di una storia raccontata. Avete capito che non è un libro adatto a tutti, proprio perché è un libro così sensoriale che è difficile per un lettore classico approcciarcisi. Io devo dire, è sicuramente un tipo di scrittura molto molto lontano dai miei gusti, ma assolutamente lontano anni luce. Richiama in maniera molto molto blanda, se vogliamo, la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, che spesso viene citata. Veramente una scrittura molto lontana dai miei gusti. Malgrado questo, l'esperienza da lettrice è stata meravigliosa, perché questo libro è in realtà una storia d'amore, un'ode d'amore alla letteratura. I libri che vengono citati qua dentro sono tantissimi, un'infinità. Parla tanto di libri, perché il Mare senza stelle è proprio un posto che ospita libri e ospita amanti della lettura, quindi Zagari si troverà immerso in questo mondo fatto proprio di libri e di amore per i libri. Quindi sicuramente per gli amanti della letteratura, dei libri, per i lettori accaniti, è sicuramente un libro da leggere, anche se vi dico subito, non aspettatevi un libro classico, è più un libro sull'amore per i libri che su una storia in sé. Infatti in questo senso è un libro che ha il suo punto di forza nelle descrizioni, soprattutto appunto abbiamo detto nelle descrizioni sensoriali di quello che accade, ma anche proprio nelle descrizioni degli ambienti. Le descrizioni non sono mai noiose e arricchiscono tantissimo l'esperienza da lettore. Non vi aspettate le descrizioni alla Tolkien, ovviamente sono descrizioni molto diverse da quelle classiche, ma sono appunto descrizioni più sensoriali, che servono proprio a far sentire, assaporare, ma anche sentire il profumo al lettore, piuttosto che una descrizione nuda e cruda degli ambienti. Però è un libro molto molto descrittivo. Questo è sicuramente il suo punto di forza, e al contempo quello che viene spesso contestato è la carenza dal punto di vista dei personaggi, perché i personaggi non vengono per niente descritti e si lascia aperto tutto al lettore. Secondo me, io sono dell'idea che questa cosa sia voluta, proprio perché in questo modo noi possiamo, ognuno di noi può immedesimarsi in ognuno dei personaggi, proprio perché non sono descritti, non ci vengono raccontati. Finisci per essere tu il personaggio, e quindi tu stesso lettore finisci per dargli un carattere, delle sensazioni che sono tue proprie. Quindi secondo me la scrittrice ha deliberatamente lasciato la descrizione dei personaggi così blanda, proprio per permettere al lettore di immergersi completamente. Quindi noi leggiamo di Zagari, ma in realtà siamo noi secondo me che stiamo vivendo questa storia. E non è Zagari, non è più Zagari, ma è il lettore stesso che si immedesima nel personaggio, proprio perché il personaggio non ci viene descritto, non ci arriva, e quindi finiamo per immergerci noi nei panni del personaggio. Anche se devo dire che io Zagari forse proprio per questo l'ho amato, perché l'unica cosa che sappiamo di Zagari è che è un grande amante dei libri. Ed è molto curioso e anche un po' infastidito da questo mondo che non riesce appieno a comprendere. L'unica cosa che sappiamo di Zagari è che lui non capisce quello che sta succedendo, ed è esattamente la stessa sensazione che ha il lettore. Quindi per questo personaggio così poco descritto ci permette di entrare appieno dentro di lui, e permette di entrare appieno chiunque sia il lettore, e questo ci permette appunto di vivere le esperienze sensoriali ancora di più, ancora in maniera più importante. È sicuramente un libro dove l'attenzione ai dettagli è essenziale. Come vedete, qui ci sono api, chiavi e spade, che sono tre elementi che torneranno molto spesso nel libro, ma proprio i dettagli, l'attenzione ai dettagli è essenziale in questo libro. C'è più attenzione ai dettagli che storia vera e propria. I dettagli ci vengono raccontati in maniera quasi maniacale e ritornano in maniera maniacale e fanno la differenza all'interno del libro. Quindi è un libro che sicuramente richiede tantissima attenzione da parte del lettore. Non è un libro che
che vi consiglio se avete voglia di una storia leggerina, sicuramente no. È un libro molto impegnato, o comunque impegnativo per quanto riguarda l'attenzione nella lettura, ma ripeto, è un'esperienza sensoriale, quindi è sicuramente qualcosa di completamente nuovo e completamente diverso. L'altra cosa fondamentale da dire di questo libro è che ha un finale completamente aperto. Ovviamente alcune linee, alcune storie si chiudono, ma mentre si chiudono se ne aprono di nuove. È un libro che spesso ci viene detto proprio dalla scrittrice all'interno: le storie sono belle quando sai che c'è un seguito, che il lettore può immaginarsi qualcosa dopo. Questo è sicuramente un libro dove dopo c'è tanto. È un libro autoconclusivo, non ci sarà un seguito, ma in realtà arrivi alla fine che tu sei piena di idee di quello che succederà dopo, e ogni lettore, avendo avuto una propria esperienza sensoriale e emotiva nella lettura di questo libro, immaginerà un futuro diverso. Sicuramente tutti i personaggi si intrecciano nel finale, come quasi dire che tutti i personaggi sono lo stesso personaggio, che poi sono il lettore, quindi tutti i personaggi sono un po' un solo personaggio, appunto il lettore, e tutti i personaggi arrivano alla fine che si intrecciano ma ripartono per nuove vie. È un po' quello che poi fa il lettore, che arriva all'esperienza, alla fine di lettura di questo libro, ha una fine di lettura, di esperienza, che è appunto il libro stesso, ma riparte per la propria vita, con un arricchimento maggiore a livello emotivo dopo aver letto il libro. Quindi anche i personaggi hanno un po' questa avventura, per cui si chiude qualcosa ma in realtà se ne aprono altre 1000 di porte e partono per nuove vie, per nuove esperienze, per nuove esperienze di vita arricchiti da quello che è successo. Ma appunto non è un finale, ma più un inizio di 1000 nuove storie, più che un finale di un libro. Io immagino di non avervi fatto capire molto, perché è un libro molto difficile appunto da comprendere se non si è letto, però ripeto, non posso dirvi troppo proprio perché sarebbe spoiler, e proprio perché è anche difficile, un libro anche difficile da descrivere, perché in realtà non c'è una storia, una leggera trama, ma non c'è una storia vera e propria, ma sono tante 1000 storie che si intrecciano, tanti 1000 personaggi che in realtà sono un solo personaggio, che è un personaggio che sta cercando qualcosa, che è il lettore, che sta cercando un'esperienza emotiva. È sicuramente un libro per amanti delle storie, per amanti della lettura e delle storie. Le storie sono inserite in qualsiasi elemento, oltre ovviamente a una quantità enorme di libri, oltre ovviamente a una enorme quantità di citazioni dei libri, per cui se siete amanti dei libri adorerete le citazioni che vengono fatte e che trovi qua e là, anche là dove non te lo aspetti. Il libro è pieno di storie, le stelle portano delle storie, le caramelle hanno storie, la pelle stessa dei personaggi porta impressa delle storie, ma anche i sudari funebri hanno storie incise. Ogni elemento con cui Zachary si trova a contatto gli racconta qualcosa, gli racconta delle storie, quindi è sicuramente un libro per gli amanti delle storie. È un libro che vi consiglio? Ecco, questa è una domanda molto difficile, perché è un libro difficile. È sicuramente un libro da non leggere se vi aspettate una lettura molto leggera, una lettura lineare, assolutamente no. È sicuramente il libro di quest'estate, se ne è parlato a dismisura, proprio per la particolarità di questo libro, perché è un libro che ci dona un'esperienza appunto abbiamo detto sensoriale, emotiva, ma non una storia in sé. Quindi sicuramente se vi aspettate una storia non è il libro per voi. Se siete amanti della letteratura, se siete amanti delle storie, dello scoprire le storie, è sicuramente un libro che vi consiglio, però con la consapevolezza appunto che è un libro che parla di voi, non parla di una storia, non parla di Zachary. Zachary è il lettore e quindi parla un po' di voi, quindi è un libro dove voi dovete aspettarvi un'esperienza emotiva che appartiene a voi e non una storia vera e propria. È sicuramente un libro lontanissimo da tutto quello che avete letto. Per gli amanti delle storie, per gli amanti dei libri, è sicuramente un'esperienza che io vi consiglio, però con le giuste aspettative. Vi consiglio perché è appunto un libro completamente diverso da tutto quello che abbiamo letto finora.
è lontanamente paragonabile ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ma in maniera molto lontana, proprio perché la scrittrice prende l'esperienza di Alice, cioè di questa esperienza di trovarsi in un altro mondo dove tutto è diverso e dove l'esperienza appunto dei gusti, per esempio in Alice, ma qui in maniera molto più all'ennesima potenza, è importante per il lettore e ce lo stravolge. Non vi aspettate un libro dove riuscite a capire tutto, è un libro che è arrivato alla fine e tu, lettore, comprendi di aver capito forse un decimo del libro stesso. È probabilmente un libro che per capirlo meglio servono 2 o 3 letture, ma comunque non capirete mai tutto. Anche Zachary stesso lo dice spesso: non ho capito niente, dice non ci sto capendo niente durante il libro, ed è esattamente quello che prova il lettore. Come vi ho detto, Zachary è spesso il lettore, o meglio il lettore è Zachary, per cui le sue stesse parole sono quelle che voi pensate. È incredibile questa cosa, questa esperienza che si viene a vivere, perché proprio le parole di Zachary spesso sono quelle proprio del lettore, quello che vorresti dire esce dalla sua bocca, proprio perché lui si trova travolto da tutte queste storie nelle quali è immerso ed è frastornato qua e là, e in realtà è un'esperienza anche per lui in cui si sente scombussolato. È proprio come nel Mare senza stelle. Il Mare senza stelle è un mare fatto di miele, ma è un mare burrascoso, però fatto di miele, per cui ha questa dolcezza che ti cattura, e se ti catturano le sue acque proprio perché sono fatte di miele non ti permettono più di tornare in superficie, ma è un mare burrascoso per cui ti scaraventa a destra e a manca e tu ti senti trasportato dalle onde e non è più la terraferma sotto i piedi. Ecco, in questo senso il libro è veramente il Mare senza stelle, l'esperienza del libro è veramente quella del Mare senza stelle, perché il lettore si sente scaraventato qua e là da questo mare e al contempo si sente colato dalla dolcezza di questo mare, si sente un po' intrappolato, non riesce un po' ad uscirne. Quindi è sicuramente un'esperienza sensoriale che vi consiglio, soprattutto appunto se siete amanti della letteratura. Adorerete tutte le citazioni che ci sono in questo libro, perché sono qualcosa di meraviglioso. È un libro che si ama o si odia, è molto difficile essere nel mezzo, proprio perché è un'esperienza così forte e travolgente, è un'esperienza completamente diversa da quello che io sicuramente ho letto fino ad oggi, e penso anche voi un'esperienza diversa da quello che avete letto finora. Se è un libro che avete letto, fatemelo sapere, fatemi sapere quali sono state le vostre sensazioni, i vostri sentimenti. Fatemi sapere se è un libro che avete in wishlist, che volete leggere. Difficilmente vi ho incuriosito, perché mi rendo conto, una recensione molto difficile, ma ripeto, è un libro molto difficile. Io vi dico soltanto che dopo averlo letto sono andata al supermercato, la prima cosa che ho fatto sono andata a comprarmi il latte di cocco per fare una delle ricette riportate nel libro, proprio perché l'esperienza sensoriale che il libro ti dà te la devi andare subito a vivere. Comunque fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo libro, se invece questo libro non è tra le vostre aspettative di letture. Fatemi sapere che cosa state leggendo questo periodo, che cosa avete letto nel periodo estivo, visto che insomma agosto di solito è il mese delle letture. Fatemi sapere voi che cosa state leggendo e se quello che leggete vi piace. Io termino qui questa recensione molto difficile, anzi lasciatemi un commento se avete capito qualcosa da questa recensione. Se hai capito qualcosa, ditemelo. Spero di essere arrivata in qualche maniera, è sicuramente la recensione più difficile che ho portato sul canale finora, quindi lasciatemi un commento se anche voi, come Zachary e come me, dopo la lettura di questo libro non ci avete capito niente, o se da questa recensione si è capito qualcosa. Ad ogni modo, per oggi è tutto, io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!